Ciao a tutti amici dei gemelli, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami i gemelli e le tendenze energetiche disponibili per l'inverno 2025-2026. Abbiamo la carta della morte, amici dei gemelli. Può essere un periodo di trasformazione, un periodo di rinascita per qualcuno e tenete presente che comunque quando c'è la morte c'è sempre un qualche cosa da lasciarsi alle spalle. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il numero di telefono, il link alla pagina web, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale e vi ricordo che sono gli ultimi giorni per iscriversi al corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi di gennaio usufruendo dello sconto. Inoltre trovate anche il link al video corso di tarocchi intuitivi di livello intermedio, che in realtà è un corso per chi si vuole avvicinare alla cartomanzia. Comunque è tutto in descrizione. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie disponibili. 9 di bastoni, 8 di spade, 3 di bastoni, ruota della fortuna, la torre, sacerdotessa e cavaliere di coppe. Bene ragazzi, allora partiamo da questo 9 di bastoni, abbiamo un 7 di pentacoli e un 2 di spade. Ci sono come dei dubbi. Il 9 di bastoni di solito è una carta che ci parla di qualcuno che si sta difendendo, che si sta proteggendo. Il 2 di spade mi risuona un po' con questo 8 di spade, nel senso che probabilmente c'è come un ruminio mentale che fa sì che voi vi dobbiate difendere. Può essere che stiate vivendo una situazione, una relazione, un momento un po' diciamo particolare e che effettivamente sentiate come questo bisogno di doversi difendere dal mondo, potrebbero anche essere delle emozioni, quelle da cui vi state difendendo. Andiamo a vedere l'8 di spade, un 4 di coppe e 9 di spade. Io credo che potreste vivere un momento un po' cupo in effetti, ma a causa della vostra testa, probabilmente qui ci sono dei dubbi, dei pensieri, delle preoccupazioni legate al passato, qualche cosa che non vedete che vi fa stare in questo stato da 8 di spade. Quindi l'8 di spade è una carta di negazione, si nega tutto, si nega la realtà, si nega la verità, si negano i sentimenti. È una carta che non vuole vedere, infatti qui avete anche un 4 di coppe che è la carta della cecità. Io credo che potrebbe esserci come un momento qui dove effettivamente mi viene da dire potreste rimanere incastrati nel mood mentale, nei vostri pensieri, che giudicando dalle carte secondo me non è che siano poi tanto positivi. Andiamo a vedere il 3 di bastoni. Regina di bastoni e un 10 di bastoni. Guardate, il 3 di bastoni è una carta che indica il guardare al futuro, quindi secondo me c'è, soprattutto se lo state già vivendo questo momento di cupezza, questo momento cupo, credo che nell'inverno ci sarà la possibilità effettivamente di lasciarsi
qualche cosa alle spalle, di iniziare a guardare al futuro, guardare nuovi punti di arrivo, nuovi progetti, nuove persone potrebbero anche essere, o nuove situazioni. Non vi nego che il 3 di bastoni è comunque una carta che indica spostamenti, viaggi, quindi per qualcuno si tratta di muoversi dal posto in cui si è. Posto intendo sia fisico, però anche magari emotivo. Andiamo a vedere la ruota della fortuna. Abbiamo un 6 di coppe e un papa. Ragazzi, qui secondo me potrebbe arrivare una persona, o potreste rivedere una persona dopo tanto tempo. Considerata la carta del papa, potrebbe essere un maestro, potrebbe essere una persona dalla quale imparare, o una persona comunque elevata a livello spirituale, ed effettivamente apre il passo a questa ruota della fortuna. Cioè sento come se questa persona vi potesse dare la possibilità di vedere le cose da un'altra prospettiva, da un altro punto di vista. Vi dico, c'è un 6 di coppe, quindi secondo me può essere un personaggio che conoscete da tanto tempo, ma per qualcuno potrebbe essere un personaggio addirittura dell'infanzia. E potrebbe essere qualche amico, qualche parente un po' stretto. Andiamo a vedere la torre. Giustizia. 6 di spade e 10 di pentacoli. Allora ragazzi, la giustizia ha la spada, esattamente come la carta della morte che ha la falce. Ruota della fortuna e torre, qua siamo in un momento dove bisogna tagliare con il passato. Eccolo qua. 10 di bastoni. 10 di bastoni è una carta che in realtà indica il lasciarsi delle aspettative indietro. Quindi probabilmente tutto questo rimuginio mentale è dovuto al fatto che vi aspettate qualche cosa da qualcuno o dalla vita, e questo qualche cosa probabilmente o non arriva o non arriva come volete voi, e quindi c'è un po' come di cupezza, come ho detto prima. C'è un momento un po' così autoriflessivo e autosabotante anche, direi. Però io ho anche la sensazione che quest'inverno potrebbe essere il momento ideale per fare come uno switch, per cambiare, per tagliare, per lasciarsi indietro le cose che non servono più. Quando arrivo alla giustizia, perché bisogna riequilibrare le varie fasi della nostra vita, bisogna riequilibrare il lato mentale con il lato emotivo, perché qui c'è tanta mente, effettivamente, e la mente mente. Nel senso che la mente ogni tanto si fa un po' intrappolare dall'ego, dai risultati che vogliamo, da quello che ci aspettiamo, da quello con cui ci identifichiamo, e avendo anche questo 6 di spade, si potrebbe parlare di credenze limitanti, come se ci fosse qualcuno di voi che ha in testa una determinata cosa e non vedendola arrivare si dispera. Però in realtà una volta che vi rendete conto che eravate voi che mettevate come quel paletto, tenete presente che il 9 di bastoni è la carta della difesa, di qualcuno che mette i paletti. Quindi secondo me una volta che vi renderete conto di qual è quel limite che vi state autoimponendo, sarete anche in grado di buttarlo giù e di guardare al futuro. Vi dico, c'è un 10 di pentacoli al contrario. Non nego che per qualcuno potrebbe essere un cambio di lavoro, perché quando il 10 di pentacoli al contrario parla di rottura di contratti, ok? Quindi potrebbe essere un lavoro che magari è arrivato alla fine, potrebbe essere una relazione, o vista così vi dirò che potrebbe anche essere un momento dove avete bisogno di allontanarvi dalla famiglia, dagli amici, dall'ambiente lavorativo, anche perché 6 di spade per certi versi è una carta di viaggio. Non sempre viaggio fisico, è più un cambio a livello mentale, però voi applicate la lettura alla vostra realtà. Andiamo a vedere la sacerdotessa. 2 di bastone, un'altra carta che mi fa vedere al futuro. E re di bastoni. Re di pentacoli. Io sento che, ragazzi, cambierà effettivamente
il vostro mood, la vostra energia. È come se all'inizio foste un po' incastrati a livello mentale, da un certo punto in avanti, vuoi anche perché arriva questo Papa che potrebbe stimolarvi dei nuovi pensieri, dei nuovi obiettivi, una nuova comprensione, sento che qui andrete verso nuovi obiettivi. Voglio andare a vedere anche il Cavaliere di Coppe. Infatti sì. 9 di Pentacoli, carta di grande autonomia, carta di indipendenza, carta di lavoratori autonomi, carta di qualcuno che si gode quello che ha e vi dico che è anche pienamente appagato. C'è un asso di coppe, bellissimo, quindi si parla di qualche nuovo inizio. Essendo un asso di coppe per qualcuno può essere una nuova relazione, effettivamente. Però considerato che abbiamo il 9 di Pentacoli, che è la carta dei single, sento più che è come se fosse un momento dove si apre il cuore. È anche una carta, uno degli arcani minori degli amanti. Quindi parla di amor proprio. È la carta delle autococcole, io la chiamo, perché è qualcuno che si ama, che si dà quello di cui ha bisogno. E arriva come questo cuore pieno, no? È un po' come darvi quell'amore che magari vi aspettate dall'esterno. Secondo me qui è come se imparaste a darvelo da soli. Allora, andiamo a vedere un pochettino i vari settori, poi tenete presente che le letture sul 2026 sono già online, c'è proprio una playlist, si chiama Oroscopo annuale stagionale, ce ne sono 4, andate a vedere quelle che sono più, diciamo, nel lungo periodo e poi incastrate questa e quelle mensili. Dunque, se dovessimo parlare di che cosa si lascia alle spalle, secondo me sono i pensieri negativi. Tutto questo, questa negatività, questo sentirsi vittima della situazione, questo stare o vivere in modo passivo, aspettando che siano gli altri che smuovano la vostra vita. Questo può essere sia da un punto di vista lavorativo che emotivo, che di amicizia, che familiare. Cioè io qui ho la sensazione che ci sia come un fermo dovuto alla vostra mente. C'è un cambio. Datemi una carta per la regina di bastoni. Tre di pentacoli. Sì, io credo che a un certo punto vi toglierete delle aspettative dalla testa e di conseguenza cambierà un po' tutta l'aria. Vi dico, questo Papa, perché in effetti avete due carte di contratti che normalmente sono contratti a lungo termine e una carta che mi parla di separazione, se vogliamo, no? Di qualche cosa che potrebbe essere in disequilibrio. Può anche essere che se avete dei contratti in essere, questi vengano rivisti nel corso di questo inverno e se non riguarda la situazione lavorativa, può essere una situazione... Ah, ragazzi, qualcuno potrebbe avere a che fare con una casa, un immobile, intendo. Potrebbe esserci la necessità di vendere questo immobile. E alla fine io sento che le cose cambieranno. Tra la torre, la ruota della fortuna e queste due carte di contratto, lasciate stare il 10 di pentacoli che tanto è anche un arcano minore. Qui avete due arcani maggiori. Però secondo me c'è un grande cambio. È come se morisse una parte vecchia della vostra storia proprio per dare il passo a qualche cosa di nuovo. Vi dico che per qualcuno è anche una relazione romantica. Non sento che se siete single vi fidanzerete, perché comunque c'è sempre il 9 di Pentacoli alla fine della lettura, che è la carta dei single, però secondo me il cuore qui si apre parecchio.
Per quello che riguarda la situazione lavorativa, giusto per darvi qualche indicazione, io ho l'idea che qualsiasi sia la vostra situazione, disoccupati, occupati, piuttosto che autonomi, con queste due carte di contratto io ho la sensazione che in questo periodo, in questo inverno, potrebbero effettivamente arrivare dei contratti nel lungo periodo, cioè per il lungo periodo, ok? Però ripeto, c'è proprio una stesa specifica per il lavoro nelle playlist, nelle previsioni del 2026. Vi consiglio di guardare anche quella. Bene, andiamo a vedere qualche oracolo. Carta numero 10, qui la ruota della fortuna è un 10 e qui viene chiamata sinfonia incompiuta. Io sento che dovete chiudere con qualche ciclo, ma effettivamente, secondo me, il periodo invernale è proprio quello. Cioè, morte, ruota della fortuna e torre. O sì si chiude un vecchio capitolo, ragazzi. Diciamo che è come se steste portando avanti qualche cosa da tanto tempo e bisognasse arrivare come a un dunque, a un punto, mi viene da dire. Andiamo a vedere un altro oracolo. Wow, ascenso, aprile. Adesso la lettura vale per gli ultimi 10 giorni di dicembre, infatti io sul titolo scrivo 2026 perché l'inverno copre di più il 2026 e poi arriva fino più o meno a metà marzo, qui abbiamo aprile, quindi può essere che alla fine di tutto questo periodo ci sia una promozione, se fosse una questione lavorativa per voi, piuttosto che un aumento di stipendio, piuttosto che un cambio di situazione, il fatto di passare da una situazione diciamo di livello più basso ad una situazione di livello più alto. Quindi è molto positivo, si lasciano indietro come dei bagagli, dei pesi, delle credenze limitanti, dei limiti autoimposti. Andiamo a vedere una meditazione di Findorn. Il mio amore è ovunque. Non c'è nessun luogo ove il mio amore non sia presente. Il mio amore è proprio nel centro del tuo essere e si irradia verso l'esterno su tutto ciò con cui entri in contatto. Il mio amore è la vera essenza di ogni singola persona. Se ti trovi in situazioni disarmoniche, io sono qui per armonizzare i tuoi pensieri ed i pensieri degli altri. Quando hai a che fare con l'indecisione, io sono con te per guidarti e dirigerti. Farò in modo che la strada sia in piano. Oh, ma che bel messaggio, ragazzi! Mi sembra quasi che vogliano dirvi di aver fede che un cambio sta per arrivare e che piano piano, perché quello che mi colpisce è farò in modo che la strada sia in piano, però toglietevi i pensieri. Mio papà parla sempre del UCAS. L'UCAS sarebbe Ufficio Complicazioni Affari Semplici e questo è quello che fa la mente. Quindi potrebbe venirvi anche bene fare meditazione, perché la meditazione è quella disciplina, quella tecnica che dà come la possibilità di creare spazio tra i vari pensieri. Amici dei gemelli, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato spunti di riflessione interessanti, fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi, condividete il video o mettete hype. Per iniziare un percorso di crescita con me vi basta contattarmi via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto, però tenete presente che lo stesso lavoro lo potete anche fare per conto vostro abbonandovi al canale. Nella sezione degli abbonamenti ci sono una serie di temi, uno è quello delle credenze limitanti e sono divise per settore, quindi amore, lavoro, tempo, bellezza, relazioni, c'è un po' di tutto. Però ci sono anche altri temi molto importanti di metafisica, di metamedicina, ci sono delle meditazioni per pulire e proteggere il campo energetico, cioè c'è tanto e riguarda un po' tutto il sottile, le energie sottili, il mondo dell'astrale, quello che non si vede. È quello che io ho studiato in tanti anni, che io ho condensato e messo lì a disposizione in quella sezione. Date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla.
Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!